Ciao amici, siete pronti per un nuovo video di quelli veramente entusiasmanti? Nikon D5. Beh, c'è poco da dire, nel senso che è veramente un pasto completo, ma vi starete domandando, non sono solo, perché? Perché è venuto a trovarmi un fotografo di Torino, Fabio Berti. Ciao Fabio. Ciao Stefano. Fabio è un fotografo specializzato negli eventi diurni, notturni, anzi direi specializzato proprio in quelli notturni, nella nightlife, che mi ha raccontato in un bel video che vi invito a vedere che cos'è e le problematiche di un settore che io non conosco molto bene quanto lo conosce lui. Ecco perché i due mondi si uniscono e vi raccontiamo insieme questa Nikon D5 che ho avuto l'occasione di provare in questi giorni, di rimettere un po' le mani su qualcosa di veramente bello, direi quasi unico, perché è vero che è uscita la Nikon D6. Ve ne parleremo in un altro video, perché questo spendaccione incallito ha pure la D6, quindi per me è stato un doppio piacere incontrarlo, ma questa è veramente una macchina che probabilmente al pari della D200 per esempio, della D700 per rimanere in casa Nikon, e la D850 hanno segnato un pochettino il progresso evolutivo delle fotocamere. Allora, visto che siamo in due, Fabio, mi dici secondo te perché è così bella e anche considerata tale dall'unanimità degli utilizzatori Nikon? Perché è stata proprio una rivoluzione, come l'hai anticipato. C'è stato il passaggio di D4 e D3, ma non è stato, diciamo, quel balzo, quel wow che ti fa dire. Anche la D4S rispetto alla D3S ha delle differenze che si vedono, ma non c'è un divario così grosso, perché comunque il sistema autofocus era simile, 51 punti, qua siamo passati a un 153 punti, di cui 99 a croce, più la sensibilità dinamica, la D3S che arrivava se non ricordo male a 6004, espandibile a... qui siamo a... Qui arriviamo a 3 milioni. La D4S è arrivata a 409.000, quindi 3 milioni è quasi 10 volte, poi chiaramente nessuno le usa queste sensibilità, ma per dire che la tecnologia ha fatto dei passi così da gigante. Sì. E si vede su questa macchina. Certo, non solo si vede per chi la utilizza, per chi fotografa, ma comunque sono anche dettagli che si vedono dallo chassis, dall'annegamento dei tasti, dei pulsanti, da una qualità percepita anche a livello tattile. Però, come sempre, lasciatemi dire, prima di continuare il nostro confronto, che mettere l'occhio in un mirino come questo è piacevole, non solo bello perché è un mirino grande, luminoso, come tutte le serie professionali Nikon, perché chi ha avuto un F3 o un F4 si ricorda di cosa stiamo parlando, ma anche perché c'è quell'invito a fotografare, perché la scena è così naturale davanti ai nostri occhi che viene voglia di fotografarla, di riprenderla. E poi c'è quello che è la parte tecnologica, quindi il processore e tutti gli algoritmi interni che rendono un file ancora più naturale. Qui c'è un file che è veramente malleabile al massimo, naturale, preciso, lineare. Insomma, io l'ho trovata forse la più matura di tutte e tre dal punto di vista complessivo. Che cosa ti piace di questa camera qua? Oltre a quello che c'hai già dentro. Te lo dico io intanto. Lui non mi sente, il bilanciamento del bianco è incredibile in questa camera, o no? Sì, lo prende veramente in maniera eccellente, nel senso che lo riconosce e non va a sfarfallire, non ha imprecisioni. Effettivamente è una macchina ammiraglia, cioè top di gamma, è stata il top di gamma di questa macchina. Mi piace moltissimo anche la tenuta della sensibilità, che già era ottimo sulla D4S, questa ancora di più. Anche se il sensore ha più pixel, che 4 alla fine non sono chissà quanti, ma con questo XP5, col processore che velocizza il tutto, la grafica è aumentata ancora, questo autofocus così rapido che non mi fa sbagliare un colpo, è quello che a me serve maggiormente. Prima abbiamo fotografato in un salone in mezza oscurità. A me ha colpito, perché è tanto che non impugnavo questa camera, il bilanciamento del bianco, perché l'autofocus me lo aspetto anche, ma il bilanciamento del bianco in condizioni nelle quali i miei occhi non riconoscono i colori, questa li vede così come io li conosco in luce diurna, veramente mi ha stupito, ancora di più della pur bella e valida 4S. E poi c'è anche un'altra cosa che ho notato e che tu mi confermerai, lo scatto.
Se sulla 4S, quindi l'esemplare precedente a questo, era un pochettino più rozzo, clac, clac, qui c'è una dissipazione delle vibrazioni su tutto lo chassis. Sono 2 giorni che chiacchieriamo di fotografia, c'è anche un discorso di preservare il fisico, perché un conto è fotografare con 1 chilo e qualcosa di questo, 1,4, un obiettivo, è il flash che lui deve usare per forza di cose. Insomma, tu mi stai dicendo, se devo andare in centro non ci vado con la berlina di 5 metri, mi prendo una compatta e giro molto meglio e porto a casa anche delle foto migliori perché ho più possibilità. E questa è un'altra cosa che caratterizza la scelta che un professionista deve fare, talvolta sacrificando anche quella massima qualità ottenibile, perché anch'io lo vivo nel mio ambito. Se devo fare una ferrata e arrivare su in cima con un po' di fatica, non posso mettermi 12 kg nello zaino, devo sacrificare un po' l'operatività. Mi porto una camera buona, un obiettivo magari un po' leggero, uno zoom invece che 2 lenti fisse. La stessa cosa mi pare di capire avvenga anche nel tuo ambito. Però è pesante comunque, quello è l'unica pecca, è ingombrante, è pesante. Cosa? Il 1424. Sì, sì. Insomma, lo abbiamo capito, una bella macchina prodotta dal 2016 al 2020. E poi anche un'altra cosa che già mi frula in testa, l'appetito viene mangiando, vale la pena passare alla D6, ne parliamo nel video ma vi invito anche a vedere. Gamma dinamica, bilanciamento del bianco assoluto, poi su 3 livelli, settabile, ottimo. Un passo avanti, sì, se era bella la D4S, questa è ancora più bella. Il passaggio si sente, qualcuno lamenta uno scatto un po' rumoroso nei concerti, nelle situazioni dove non bisogna disturbare la lavorabilità del RAW e persino, credetemi, del JPEG. Pochi pixel ma buoni. Bell'incremento del dettaglio rispetto al modello precedente, non parliamo rispetto alla D3. Camere top che lavorano bene agli estremi di banda quando alziamo l'ISO e quando li portiamo ai 32, ai 64, eccellenti. E poi velocità operativa, programmaticità della camera, cioè cucirsela addosso. Però mi raccomando, non prendetela troppo sotto gamba, è una macchina che va bene per quelle esigenze specifiche, me lo avete sentito dire in tutti i video quando parlo delle camere pro, che sia Canon, Sony, che sia Nikon. Una camera professionale eccelle in un certo ambito, ma purtroppo ne lascia scoperti molti, e allora il confronto con le più piccole e umane, prezzi umani, fotocamere dello stesso marchio, a volte potrebbe essere persino sconveniente. I pregi, tanti, ne parleremo, i difetti, i soliti di queste fotocamere, quali sono? Il peso, il prezzo. Stop, è finito qua. Poi certo possiamo metterci anche quel fatto che non c'è un sensore stabilizzato, che non c'è la capacità o la possibilità di andare a croppare l'immagine. Però abbiamo un esposimetro che è il 3D Color Matrix, terza serie, la terza evoluzione, 180.000 pixel, il display aumenta moltissimo la risoluzione rispetto al modello precedente, c'è tanta più polpa rispetto alla 4S, che è una macchina straordinaria che mi è rimasta nel cuore, ma questa D5 è veramente notevole. La durata della batteria è straordinaria, ma pensate che nel modello D6 è ulteriormente migliorata, fanno veramente il loro lavoro, così come lo fa il processore, l'Xpeed 5,
Parlando di ergonomia invece potrebbe imbarazzare un po' la scomparsa del pulsante che comanda gli ISO sul dorso della camera, che ha sempre caratterizzato le serie Pro, e lo troviamo invece sul top, dove di solito compare nelle fasce appena inferiori. In generale assistiamo ad una riorganizzazione dei pulsanti di tutto il dorso e vediamo comparire per la prima volta il pulsante delle informazioni, sempre più presente ed utilizzato nelle fotocamere di livello inferiore, e che approda per la prima volta su una camera, su un corpo camera Pro di Nikon. Le nuove dislocazioni dei pulsanti, per esempio quello del joystick, a volte potrebbe generare un po' di confusione, in quanto è destinatario di due importanti funzioni che a volte finiscono un po' per bisticciare. Forse in questo si poteva migliorare qualcosina. Il mirino invece è assolutamente migliorato rispetto al modello precedente, quindi chi ha la domanda, chi si sta ponendo la domanda 4S, faccio il salto al 5, sì, c'è un fattore di ingrandimento leggermente aumentato, ma stiamo parlando di sottigliezze, è bello, è più grande, più luminoso, però servono anche schede di memoria più costose, più performanti per questa fotocamera, mettetelo in conto. La gamma dinamica non è quella che si potrebbe identificare con l'ampliamento della banda estrema di qua e di là, e quindi un HDR. No, quanto piuttosto una raffinatezza ineguagliata nel rendere i transitori tonali. Mi spiego meglio. L'estensione, la capacità di cogliere tanto il nero quanto il bianco resta quella di una camera Pro. Quello che si guadagna è in mezzo. Ho trovato, passando dalla 4S alla D5, una gamma tonale ancora più fine, più morbido, cioè più naturale. Il passaggio, queste sfumature più graduali, mi piace davvero tanto. Mi piace davvero tanto, e chi ha visto il video della D6 può capire quanto mi piaccia appena di più il sensore della D5 sotto questo aspetto. Poi è evidente, la D6 è leggerissimamente migliorata, perde un po' quella poetica, ritorno con questo termine, nell'immagine, perché si avvicina un pochettino di più al dettaglio secco, ipernitido delle ultime mirrorless, ma questa ha una finezza tonale, trovo superiore. D'altra parte quella è più nuova in tutto, non avrei dubbi a sceglierla. Se me le regalassero o l'una o l'altra, direi vabbè, mi prendo la D6. Due parole sull'autofocus, che risulta sensibilmente migliorato anche quello rispetto al modello precedente. Oserei dire che è un salto quantico rispetto alla D4S. Ecco, questo lo noterete sentendo la recensione della D6. Credo di aver aperto proprio così. Io non ho fatto l'effetto wow impugnando la D6 passando dalla D5, ho fatto l'effetto wow, me l'ha fatto la D5 quando sono passato dalla D4S, cioè c'è tanto più consistenza in questa fotocamera di quanta non ne abbia trovato con un prezzo certamente ulteriormente aumentato per l'ultima nata, che è la D6. Un'altra carta vincente di queste meravigliose fotocamere, che cos'è? La personalizzazione. Anche qui potrei fare, dico la verità, un veloce copia e incolla di quello che mi avete sentito dire per la D6, per la D4S. Sono fotocamere che ci si può cucire addosso, risponde perfettamente alle esigenze, alle svariate circostanze di utilizzo. Ci va un po' di tempo per conoscere e per imparare a settare le tantissime funzioni che vengono proposte, ma vale un po' per tutte le camere di qualsiasi genere, dall'inseguimento, le modalità degli ostacoli che si interpongono, quanto deve essere veloce e reattivo, insomma davvero una macchina a prova di bomba. Ho realizzato un po' di scatti tecnici che servono proprio per valutare questa fotocamera, quindi controluce, cercare di enfatizzare l'aspetto materico di alcune forme, la cattura dei colori in condizioni di poca luce, di penombra, nell'oscurità, ovviamente anche per verificare poi lo stabilizzatore, i contrasti di queste situazioni dove c'è l'oscuro ma c'è anche la luce, cioè quanta gamma ha il sensore.
E qui, cari miei, non ci sono parole, le immagini parlano per tutto, non è stata fatta alcuna modifica. Qui, per esempio, sono a 6400 ISO, non ho trovato mai una camera con una tale pulizia, 12800 ISO. Non ne ho, e devo dire la verità, nemmeno le Canon Reflex che ho avuto sono riuscite a far così bene. Vedete, queste condizioni sono quelle che mi consentono di tirare su 2 stop, 3 stop, giocare un pochettino, addirittura 5 stop. Stiamo osservando ovviamente il formato al 100% dei pixel, conservando qualsiasi tipo di rapporto fra i colori. Insomma, non servono tante parole, è una qualità esagerata, veramente vale la pena per questo aspetto, questo sensore magnifico. Per chi è adatta questa macchina? È adatta per coloro che hanno queste esigenze specifiche, dove non potranno trovare niente di meglio. Una tropicalizzazione assolutamente a prova di pioggia, di neve, di umidità, di vento, di sabbia fina, perché la camera si sente, è veramente bella, compatta, costruita bene. Chi ha bisogno di fotografare in quelle condizioni dove l'autofocus di una D850, per quanto magnifico, talvolta si ferma, non arriva a bersaglio velocemente o in maniera perfetta come queste camere. Oppure quando le condizioni di luce davvero diventano impegnative per riconoscere la sensibilità i transitori del colore. Qui c'è tutta la qualità che emerge di una macchina, di una camera pro. Vale la pena considerare questa camera quando con gli stessi soldi posso comprarmi un piccolo corredo di una camera più performante, perché non dimentichiamo che l'indirizzo d'uso, l'indirizzo specifico di queste fotocamere esclude tanti altri ambiti. Allora lo abbiamo detto, stabilizzazioni, non c'è il flash, vabbè, può importare poco, ma qualcuno può essere invece un aspetto rilevante. Non ci sono tanti pixel, lo abbiamo detto, pesano tanto, non fanno dei video, non producono dei video di una qualità come oggi esistono degli 8K, e con lo stesso prezzo mi compro una macchina come quella più un obiettivo. Allora mettete in conto tutto, è bella, ok, ma mi serve davvero? Lascio a voi la risposta e ovviamente vi invito ai prossimi video. Ciao amici!